Ciao a tutti, oggi cosa vediamo? Oggi vediamo un progettino che abbiamo costruito proprio negli ultimi mesi, diciamo. L'abbiamo fatto un po' con dei Ritagli di ritagli tempo. di tempo, ecco. E tutto è nato perché c'era mio suocero che aveva avuto dei problemi con gli iniettori e quando l'inverno scorso si era formata della ruggine nel serbatoio, li aveva ostruiti e il problema era proprio di andare poi a pulirli e controllare se funzionavano. E lì mi ero un po' inventato un sistema con un tubo, con il compressore, insomma, una roba molto artigianale. Poi stai registrando? Ok, sì. Vai, Vado. vai. Questo è tampato. Ok. Poi ho detto, ma perché non facciamo un bel banchetto così se dovesse capitare un'altra volta? Ed ecco cosa abbiamo costruito. Eh, Tutto con materiale di recupero, questo qui è un flauto di una, Domus. di una Domus, con anche gli iniettori. Eh, La pompa di tuo suocero. la pompa è quella, perché era ancora buona in realtà. Sì, beh, qualcosina nuovo, questo qui è il filtro, magari se si vede lo giro. Questo è un filtro, penso di una Matiz, abbiamo comprato, ma da spendere poco. Questo è un regolatore di pressione di quelli che usano gli smanettoni, diciamo, no? Però su AliExpress si portano via veramente a 4 soldi. E c'ha di bello che ha il manometro ed è che è regolabile. E poi abbiamo qua ho messo dei banchi di resistenze perché nella mia intenzione c'è anche quella di poterlo usare sia con iniettori ad alta impedenza che a bassa impedenza. Qua adesso magari lo apriamo, c'è dentro un piccolo circuito elettronico che ho fatto io che semplicemente serve per far etichettare gli iniettori e poi con un interruttore accendiamo il circuito che etichetta, con questo cambiamo la frequenza e la lunghezza dell'impulso, mentre l'altro aziona la pompa. Apriamo questo giusto per far vedere, dai, metti in pausa pure magari. Ok, vai. Ecco, vediamo un po'. Di fatto tutto con un piccolo integrato 555. Questo qui è un transistor che ho recuperato da una centralina che avevo smantellato. Beh, non si vede. Comunque è un piccolo transistor di potenza, ma insomma, Fusibile. tutta roba. Questo qui per dire viene da una vecchia televisione di quando ero piccolo. E chiudiamo. Ok, allora abbiamo richiuso un attimo. Dicevamo, interruttore verde accende la pompa e carino da vedere la pressione che sale nel circuito appena accendo. Ok, e si è stabilizzata a 3 bar che è di solito la pressione di tutti gli impianti di iniezione a benzina. Allora, con questo accendiamo il ticchettio degli iniettori. Ok, si riesce a vedere anche con i LED, però mi piace di più vederli con l'oscilloscopio. Tra l'altro questo è un ottimo modo per provarlo, l'ho comprato da poco. Vediamo che questi qui in alto sono gli impulsi degli iniettori. Allora, no, qua. No, così non vedo. Se, No, metti come era prima, sennò si fa la luce. Metti lascialo per terra, così si vede bene. ok, adesso sto cambiando la dimensione tempo. Ok, questa parte qua, questa è l'impulso di tensione che vediamo molto breve. Il picco sotto è normale e si ha ogni volta che si disalimenta un inietore piuttosto che una bobina. Il sistema di accensione funziona proprio su questo principio. E rimettiamo come era prima, così li vediamo tutti. Ok, vediamo ad esempio, adesso aumento la durata dell'impulso, quindi inizierà a spruzzare più benzina. Guarda magari anche su questo, se si riesce a vedere insieme. Questo. Aspetta, Prendendo così.
così, guardi qua, sì. Sì, Allora, così vedi. aumentiamo la larghezza dell'impulso e vediamo che aumenta sempre di più la quantità di benzina che spruzza. Lo riporto un attimo così e aumentiamo invece la velocità. Immaginiamo insomma, questi test qua sono utili per vedere comunque se l'iniettore continua a spruzzare un po' in tutte le situazioni, quindi sia magari a basso carico ma alti giri piuttosto che alto carico e alti giri o alto carico e bassi giri. Questo esempio se aumento è montato veramente tanto, così vediamo che comunque poi si può addirittura portarli a essere sempre aperti. Ecco, adesso spruzza continuo, però non penso che sia un test utile. Per pulirli. Per pulirli. Magari per pulirli, sì. Però non so se, perché il problema è che poi si surriscaldano. È vero che se c'è flusso di benzina si raffreddano. Allora, adesso facciamo una cosa interessante, li facciamo andare tutti e quattro. Ah, una cosa, guarda. Vediamo, era questo. Il primo è questo di qua, sì. Esatto, guarda, notare. Aspetta. Così è con la resistenza inserita, cioè disinserita. Se la inseriamo vediamo che si abbassa la tensione, quindi lavorano meno. In realtà dopo possiamo fare una prova, tenerne due uguali, uno con e uno senza e vedremo che l'iniettore con la resistenza in serie avrà una portata inferiore. Allora, spengo e li facciamo partire tutti insieme. Allora, riaccendiamo, pompa, e facciamo partire gli iniettori. Vediamo un pochettino se spruzzano uguali. In realtà si può vedere anche il getto, cioè proprio a vista. Oh, però guarda come spruzza di più. C'è con più forza, intendo. Oh, guarda che si è finita la benzina dietro. Ah, c'è ancora un po'. E poi è gasolio, non è benzina. No, qui moriresti da... Era finita la benzina. Ok, vediamo che Allora, questo qui... Ma perché lampeggia quando metto vicino? secondo me Così. Sì, la frequenza qui non credo più. Ok. No, ma c'è sul segno, non è un problema. direi che Sì, più o meno sono uguali. Ok. ok, proviamo a usare questi qui. Sono i due iniettori della Focus di cui parlavo all'inizio. Li potremmo provare, non li ho ancora provati. Adesso svuotiamo, li facciamo partire, dai. Mettiamo. È stato un po' difficoltoso tirarlo via. Era ancora su, mi sa, da quando è stata montata quella macchina lì. Allora, ecco dentro. Vai. Abbiamo montato gli iniettori della Focus, adesso proviamo un po' a farli andare. Si vede che comunque, però questo guarda. Ma spruzzano diversi, vedi? Sì, ma tanto, guarda che roba. Infatti uno di questi due non era a posto. Vabbè, la differenza. È chiaro che un cilindro ha più benzina, la volumetà di meno. No, è tappato, questo va pulito sicuramente. E proveremo a pulirlo. Allora, premesso che devo trovare una soluzione per mettere su sti cosi, è di una rottura di palle. Allora, siccome questo iniettore qua era tappato,
l'ho montato in controflusso, adesso ho messo con una fascetta giusto per provare. Però ho fatto già prima due spruzzatine, ho visto che è uscito lo sporco, quindi l'idea è, vediamo di pulirlo. Lo puliamo in controflusso. Lascia lì. Il t-shirt e tutto. Ah, questo devo spegnere, aspetta. Da fare uno spessore. Da mettere sotto, sì. Facciamolo subito, dai, così non devo stare a tenerlo, aspetta. Sì. Ok. Si vede il nero sul fondo, Questo è un buon sistema Che di per... là sul fondo non c'è niente. Vabbè, un altro no. Sì, ma questo qui È un bel sistema per pulire gli iniettori, magari non per tutti i tipi di sporco, però effettivamente il controflusso è sempre un buon metodo. Ok, dopo averlo montato qua in controflusso, l'ho rigirato, è uscita un po' di sporcizia, l'ho rigirato e l'ho montato di qua perché è più comodo. Proviamo a vedere se adesso è cambiato qualcosa. Così a vista sembra che è più... vero? Per adesso vado a pulire anche l'altro, scommettere. Perché se sporco uno, sporco anche l'altro. E diciamo che pulirli con un banchetto del genere è una cosa. Sta salendo bene. Oh, sembra che va di più di quello là adesso. Per detto, se sporco uno, sporco anche l'altro, Non è che l'altro... Oh no, siamo lì. Aspetta, ci sono le bolle, fai andare via le bolle. Questo è appena sopra il 30 e questo anche lui. Sì, diciamo che sono quasi uguali, sai. Quasi non è- uguali, no, va Sì. bene. Cioè, avere una Quindi macchina rispetto l'abbiamo recuperato, dai. certo. Ok, buono. Ok. Funziona, ottimo.